Ciao a tutti e benvenuti su Segreti Turchi. Oggi l'aria vibra di quelle notizie che non solo accendono il web, ma lo riscrivono. È una di quelle giornate in cui il mondo dello spettacolo rallenta, trattiene il fiato e guarda in un'unica direzione. Perché sì, come avrete intuito dal titolo, parliamo di Gökberk YLDRM e Cemre Arda, e di ciò che è successo tra loro il 22 gennaio 2026. Una data che sta già entrando, con passo pesante e indelebile, nella memoria dei fan e nei dietrologi del gossip. Se amate le storie d'amore con le loro curve imprevedibili, se vi nutrite dei sospiri dietro le quinte e delle scelte che cambiano tutto, restate con noi, perché questa è una storia che scuote e commuove, e soprattutto ci riguarda come spettatori di due carriere e due cuori che hanno camminato fianco a fianco per anni. Prima di addentrarci negli angoli più delicati di questa vicenda, un piccolo promemoria. Se non vi siete ancora iscritti a Segreti Turchi, è il momento di farlo. Attivate la campanella, restate vicini, perché ogni giorno vi portiamo ciò che cercate, quello che gli altri insinuano e noi raccontiamo, con rispetto ma senza filtri inutili. E adesso andiamo al sodo, senza giri di parole. L'esplosione è arrivata a metà pomeriggio, quando entrambi hanno pubblicato un messaggio coordinato, seppur personale, sui loro profili social. E no, non è una diceria. Non sono le solite voci di corridoio o le foto sfocate all'uscita di un locale. È la conferma ufficiale, pesata e firmata. Gökberk YLDRM e Cemre Arda si sono lasciati. Hanno scelto di dirlo apertamente, con una sincerità composta, quel tipo di chiarezza che non ammette equivoci. In pochi minuti, i commenti sono diventati centinaia, poi migliaia, mentre le bacheche si popolavano di ricordi, di clip, di vecchie interviste in cui gli sguardi dicevano più delle parole. È stato uno di quei pomeriggi in cui sembra che anche le strade si facciano più silenziose. Perché quando cade un simbolo, il rumore lo sentono tutti. Ricordiamolo, Gökberk e Cemre sono stati insieme per anni. Un'unione costruita davanti alle telecamere e lontano dai riflettori, una danza di complicità che, da fuori, sembrava invincibile. Li abbiamo visti presentarsi mano nella mano a premi e prime, sostenersi in sala stampa quando le domande diventavano troppo insistenti, sorridere quando bastava un'occhiata a sciogliere una stanza. Hanno firmato progetti da sogno, attraversato tour promozionali estenuanti, condiviso tavolate con le famiglie e amici che diventavano crew e famiglia allargata. E proprio per questo, perché tutto appariva a saldo, l'annuncio ha lasciato un vuoto nello stomaco. L'abbiamo sentito tutti, come un colpo sordo. In molti, subito, hanno cercato il movente. Le solite teorie, qualcuno di terzo, un tradimento, uno scoppio di ira, una fuga improvvisa. Ma qui le cose, per una volta, sono diverse. Le nostre fonti, persone vicine alla coppia e ai loro team, ci parlano di una decisione lenta, meditata, sofferta ma composta. Nessun triangolo, nessuno scandalo pronto a macchiare reputazioni. Solo un bivio in cui le due strade, invece di ricongiungersi, hanno iniziato a divergere con discrezione. Si sono guardati, dicono, e hanno capito che ciò che avevano costruito meritava onestà, non accanimento. E allora hanno scelto il rispetto. Hanno scelto la verità, anche se brucia. Nei loro messaggi, il filo conduttore è stato chiaro. Cemre Arda ha parlato con una dolcezza matura, ringraziando per il tempo condiviso, per le risate a tarda notte, per le lunghe attese negli aeroporti trasformate in piccoli rituali privati, per tutte le lezioni che un amore adulto insegna quando ti costringe a guardarti allo specchio. Ha scritto che l'affetto non evapora, si trasforma. Che la stima non si spegne, si conserva come una luce soffusa. Ha detto di voler proteggere quanto di bello è stato. E dall'altra parte, con parole meno barocche ma altrettanto precise, Gökberk YLDRM ha fatto eco. Non è stata una scelta facile. Non è stata una sfida vinta o persa, ma una presa di coscienza comune. Ha ammesso che un posto speciale nel cuore non si cancella, si custodisce. E ha chiesto, con eleganza, rispetto. Per loro due e per chi gli sta intorno. E allora eccoci qui,
a fare i conti con la realtà più umana di tutte. Anche le storie che sembrano perfette hanno fratture invisibili. La fama, i set, i contratti, gli orari che schiacciano, le ambizioni che crescono in direzioni differenti. Non sono scuse, sono contesti. Nella vita reale, e questa, al netto dei tappeti rossi, è vita reale capita che due persone splendide scoprano di aver bisogno di spazi diversi per continuare a crescere, e va così, si sceglie il bene, non il possesso. Si sceglie di ricordare i momenti migliori, non di piegarli per salvare l'immagine. Si sceglie di dirsi addio con la tenerezza che resta quando il clamore si spegne. Se torniamo indietro, gli indizi erano sottili, quasi invisibili. In certi talk, di recente, i loro sguardi sembravano meno incastrati, come se ogni frase avesse fatto più giri della lingua. In alcune interviste, invece di grandi dichiarazioni, arrivavano risposte più prudenti, più generiche. Ma quante volte scambiamo la prudenza per freddezza? Quante volte la professionalità ci inganna? In quei giorni, chi poteva immaginare? Solo ora quei dettagli, rivisti con la lente della notizia, assumono una sfumatura diversa. Ma attenzione, non c'è malizia in questa rilettura, c'è solo la malinconia di chi prova a mettere ordine. Tutti ricordiamo l'inizio. Il primo incontro su quel set destinato a cambiare la loro traiettoria. Quel ruolo che li ha proiettati oltre i confini, le foto rubate tra un ciak e l'altro, la battuta che scivola in risata e poi in complicità. Li abbiamo visti crescere davanti alle camere e dentro un sentimento che, per un periodo, è sembrato invulnerabile. E poi gala di beneficenza, i sorrisi ai fan, gli abbracci alle serate in cui la tensione poteva tagliarsi col coltello. Indimenticabile quella volta in cui Goldberg, con la voce incrinata, disse che Cemre era la spalla su cui aveva imparato ad appoggiarsi. E quella volta in cui Cemre confessò che con lui sapeva ridere fino alle lacrime, che era la medicina nei giorni più duri. Ora quelle parole pesano in modo diverso, ma restano vere. La verità non scade se finisce un capitolo, cambia solo la cornice. È importante sottolinearlo, la loro scelta non è una resa in campo professionale. Anzi, ci risulta che entrambi stiano già guardando avanti con rispettosa determinazione. Non c'è nessuno stravolgimento in agenda, nessuna fuga dai riflettori. I progetti in corso proseguono. Ci aspettiamo di vedere presto Cemre in un film indipendente, un progetto che lei stessa considerava un rischio creativo, e fra non molto dovrebbe tornare a vestire un personaggio amatissimo in una serie pronta a riconquistarci. Dal canto suo, Goldberg sta affinando nuove sfumature interpretative, e non c'è motivo di credere che questa separazione minerà il suo percorso, semmai, potrebbe renderlo più profondo, più consapevole. Sono professionisti, e lo stanno dimostrando anche nella tempestiva chiarezza con cui hanno gestito il privato. E allora viene spontaneo chiedersi, cosa avverrà adesso? Tenteranno di restare amici? Si incroceranno ancora? Troveranno un'altra storia, magari quando meno se lo aspettano? Domande legittime, che però oggi non hanno risposta. Quello che sappiamo è che i due, ciascuno con la propria magnetica personalità, hanno ancora moltissimo da dare. Il pubblico li ama, i registi li cercano, le storie arrivano. Non è la fine di qualcosa, ma lo spostamento di un baricentro. E il nostro ruolo, come spettatori, è semplice, restare gentili. Perché gli addii fanno male, e farli sotto un faro è più faticoso. La curiosità non deve diventare morbosità. La delusione non deve trasformarsi in veleno. Se vogliamo bene a qualcuno, lo si dimostra anche così. C'è un altro punto che merita attenzione, l'impatto sulla percezione pubblica. Ci piace credere che il privato resti privato, ma sappiamo che non sempre è così. Eppure, nel loro caso, la trasparenza potrebbe rivelarsi un'arma in più. Mostrare fragilità con dignità spesso apre porte nuove. Più che chiuderle. Chi li conosce professionalmente parla di una coppia di artisti che non ha mai fatto ricorso allo scandalo per restare a galla.
E anche oggi, coerenti, hanno preferito la compostezza all'effetto pirotecnico. Non c'è dubbio che i media rincorreranno ogni sussurro, ma quello che rimane, alla fine, sono i lavori, l'impegno, le ore sul set, i personaggi che ci resteranno addosso. Ripensando alle ultime settimane, è facile cedere al sé. Se avessimo letto meglio i dettagli. Se avessimo interpretato quello scatto in cui sembravano più lontani. Se avessimo dato più peso a quel silenzio. Ma il tempo è spietato con i sé, e non cambia la sostanza. La verità è che, solo quando una storia si chiude, la memoria si diverte a riassemblare pezzi. A noi, oggi, interessa altro, rispettare il dolore e riconoscere il coraggio. Perché per dirsi addio servono nervi saldi, e a volte ancora più amore di quando ci si è detti sì. Il 22 gennaio 2026 resta dunque una pietra miliare, un giorno in cui la cronaca rosa ha smesso di bisbigliare ed è entrata in modalità confessione. Una scossa, sì, ma non una frana. Non c'è stata vendetta, non c'è stata umiliazione, non c'è stato il teatrino che spesso alimenta click. Solo due persone che hanno scelto la propria serenità. Hanno preferito mettere al centro l'equilibrio, non la facciata. E questa, per quanto possa sorprendere, è una lezione per tutti. A volte la scelta più coraggiosa è andare in direzioni diverse senza trasformarsi in avversari. Perciò, che cosa significa tutto questo per noi che li abbiamo seguiti? Significa che continueremo a guardarli, forse con uno sguardo nuovo. Noteremo sfumature che prima ci sfuggivano, sorprenderemo i nostri cuori a fare il tifo per uno e poi per l'altra, a seconda del progetto, della scena, della battuta che ci resta in testa. Scopriremo lati inediti delle loro personalità, perché spesso la crescita personale si specchia in quella artistica. E chissà, magari un domani li rivedremo collaborare, con quella maturità talmente rara da trasformare i finali in punti e virgola. Qui a Segreti Turchi non possiamo che chiudere questo capitolo con lo stesso tono che loro hanno usato, rispetto e gratitudine. Rispetto per ciò che hanno costruito e per come hanno deciso di salutarlo. Gratitudine per i momenti iconici che ci hanno regalato, per le immagini che hanno fatto sognare, per le interviste che hanno insegnato cosa significhi sostenersi anche nelle pressioni più complicate. A Gökberk YLDRM e Cemre Arda auguriamo strade luminose, scelte libere, personaggi che li sfidino e li facciano innamorare come la prima volta in cui hanno letto una sceneggiatura insieme. Che vadano lontano, ognuno a modo proprio, sapendo che una parte del pubblico li accompagnerà comunque, in silenzio, senza pretese. E adesso tocca a voi. Raccontateci come avete vissuto questa notizia. Ve lo aspettavate? Vi ha colto di sorpresa? Pensate che abbiano fatto bene a parlare subito e con questa chiarezza? Vi va di condividere il ricordo di una scena, di un red carpet, di un momento che per voi definisce la loro storia? Scriveteci tutto nei commenti, perché è lì che la nostra comunità si ritrova, dialoga, elabora. E se pensate che questo video sia importante, che meriti di circolare con la stessa cura con cui è stato raccontato, lasciate un like, condividetelo con chi sa ascoltare e, soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate le notifiche. Qui troverete sempre il battito del mondo dello spettacolo, senza urlare più del necessario e senza abbassare gli occhi quando serve guardare in faccia la verità. Il nostro viaggio continua. E lo fa anche il loro. Oggi abbiamo ascoltato una separazione. Domani, nuove storie. Questa è la promessa di chi vive di racconti, restare quando le luci si accendono e quando si spengono, trovare le parole giuste quando mancano a tutti, ricordare che, dietro i riflettori, ci sono sempre persone. Noi ci vediamo presto, con un nuovo capitolo, una nuova scintilla, un nuovo segreto sussurrato e poi messo a fuoco. Fino ad allora, restate connessi, restate gentili, restate curiosi. Da Segreti Turchi è tutto per oggi. A presto!